Ciao a tutti, voglio provare a fare un video solo in italiano. Ah, sarà un po' difficile, ma ci proverò. Ehm, Adesso non lo so, parlerò di alcune cose, come ho poi imparato italiano, perché, quando, per quanto tempo e cosa leggevo, cosa guardavo, così via. Ah, ho- Quando ho iniziato a imparare italiano, avevo imparato russo per 10 mesi, credo, e volevo fare una pausa perché la grammatica in russo è molto difficile. Um, e anche mi è sempre piaciuto il cibo d'Italia e il suono della lingua, e quindi sempre volevo impararlo. Perché um, avevo già imparato russo e quindi pensavo perché no? Um, Perché è più facile quando hai già imparato un'altra lingua, e quindi volevo sapere com'è difficile, come... um, questo tempo pensavo che quasi tutte le altre lingue um, fossero, fossero più semplici, perché la grammatica in russo è molto difficile, ma non è 100% vero. Ci sono sempre le cose che sono molto difficili in ogni lingua, ma è solo la cosa in uso sono un po' più difficili. All'inizio solo imparavo un giorno alla settimana, domenica credo, e provavo di leggere e ascoltare, e non avevo avuto molto successo all'inizio, perché non è abbastanza tempo, un giorno alla settimana non è abbastanza. E dopo, non lo so, 4 mesi ho deciso di imparare italiano tutto il tempo e concentrarmi su questa lingua. Sì, all'inizio ho provato di leggere Pinocchio perché è l'unico libro che sapevo o conoscevo in italiano, ma è stato troppo difficile perché ci sono molte frasi vecchie che non capisco, e è difficile capire. E ho chiesto ad un'amica um, cosa significa una frase, e lei non sapeva. E quindi ho deciso di non leggere questo libro perché è troppo difficile. E dopo ho trovato una versione in italiano di 1984. I numeri sono ancora difficili per me. E l'ho letto. I- Usavo sempre uso il programma che ho mostrato in quell'altro video. Ah, Traduco quello che non capisco, le parole, le frasi e così via. E non è stato tanto difficile perché, non lo so, non ci sono tante parole uh, difficili. È un tipo di libro che la storia è ovvio cosa succede, non è come non è un mistero, per esempio, e quindi non è stato tanto difficile di leggerlo. L'ho finito, e dopo di questo non sapevo cosa leggere, e non sapevo molto bene la letteratura italiana, e quindi ho deciso di solo leggere quello che voglio, o quello che mi piace e che non avevo letto prima, perché prima di imparare le lingue non leggevo molto. Non so perché, forse è perché a scuola non avevo letteratura come un soggetto. Non importa, ho deciso di leggere
Il Signore degli Anelli, sì. Uh, un po', sì, un po' complicato, ma non lo so, volevo provare e non lo so, ci sono provato e ci sono riuscito a leggerli, ma sono molto lunghi e eh, l'autore descrivere molto, ma sì, è molto interessante, certo, ehm, e mi sempre sono piaciuti i film e sì, è stato molto interessante. E, ed ho trovato per il secondo libro, qua, non lo so, ce ne sono sei per Il Signore degli Anelli, ma per i film solo tre, quindi un film e due parti, ma non importa. Per il terzo e quarto ho trovato un no, audiolibro su YouTube che è molto buono. Eh, leggevo questo, ascoltavo e leggevo questo qua. Ascoltavo una frase e dopo una frase, credo, e dopo lo leggevo di nuovo per capirlo. È stato molto utile perché non è abbastanza solo leggere, devi ascoltare anche. E fare questo allo stesso tempo aiuta molto. In questi libri ci sono alcune parole vecchie, per esempio la parola vi si usano come come ci sono, ma è come vi sono. È un po' strano perché non lo so, non si usa questa parola così adesso. Mi confondevo anche perché vi significa come voi, e avevo bisogno di cercare, well, pensare, oh, quando significa vi come lì o vi come voi è un po' difficile, ma è, è ancora più difficile con C, ma questa è un'altra storia. Um, Ho anche usato i videogiochi perché sono, um, per esempio, quando guardo un film, um, per esempio, guardo un film in italiano, non ci sono mai sottotitoli in italiano e se ci sono sbagliati. Um, per esempio, parlano qualcosa e per capire quello che dicono devo leggere se non capisco. E quello che è scritto è sbagliato, è diversi. Come è originale è in inglese, e è stato tradotto in italiano. E le persone che fanno i sottotitoli sono diverse e quindi ci sono due diversioni e quindi ci sono due tradizioni diverse. Non è utile, non è molto utile perché se per esempio non capisco una parola in un film o devo capirlo con un'altra parola che è scritto, non è utile. Eh, quindi nei videogiochi non è così, è lo stesso. Eh, scrivono quello che dicono e quindi è molto più utile per imparare. Uh, e ho giocato in Assassin's Creed 2, è un buon gioco. L'ho giocato molto tempo fa e mi è piaciuto molto. E questo gioco è in Italia su una persona, sì, una persona italiana è da Firenze, è da Venezia, è San Gimignano e così via. E, e, quanto tempo fa? Non so, ma è 500 anni fa. È molto interessante e poi e anche ho giocato un gioco che si chiama Fallout 3, credo. È difficile da spiegare, è un gioco in un mondo dopo una guerra atomica. Eh, questo gioco è molto utile perché puoi scegliere quello
quello che dice um, la persona che controlli, devi capire quello che dicono e devi capire le parole o le cose che vuoi, devi capire le cose che vuoi dire per non fare quello che non vuoi. E quindi quando non capivo qualcosa, ho cercato le parole, è stato molto utile perché ci sono anche molto slang in questo gioco. E è molto utile usare i giochi così, perché di solito l'ho giocato in inglese, certo, ma è anche molto utile in un'altra lingua. Dopo, non lo so, 4 mesi, credo, ho iniziato a parlare, o almeno ho provato. È sempre molto difficile iniziare a parlare perché è come un muscolo, devi, devi fare molto pratica. E all'inizio non sai niente, non puoi dire niente. E dovevo cercare e tradurre quello che volevo dire. E solo dopo un po' di tempo diventa più facile. È molto imbarazzante anche perché non è come non ricordo sempre così. Anche i verbi in italiano sono molto difficili perché ci sono molte fine e devi ricordarli e dovevo cercarli. Um, Adesso parlo, non lo so, abbastanza bene direi, ma devo ancora migliorare. E questo è tutto su come ho imparato italiano e perché. Spero che vi sia piaciuto e grazie per aver guardato.